Bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana. In questo video vedremo la seconda parte della borsa che avete visto nell'anteprima. Se non avete visto il primo video, vi lascio il link in descrizione. Nel primo video andiamo a vedere come si realizza il mezzo punto e tutte le misure taglio della rete, tutti i componenti, e in più come si realizzano le lettere. Quindi io intanto ho ricamato i due pannelli, ho completato tutto con il colore nero all'interno, ho completato anche il fondo tutto a mezzo punto con il colore nero. A questo punto andiamo, io qui già l'ho fatto, a fare un contorno in tutti i pezzi, un contorno di maglia bassa per rifinire e coprire tutta la rete. Qui ho iniziato, noi siamo con la rete così, sempre con l'uncinetto numero 2. Ogni scacchetto vado a fare la maglia bassa. Entriamo piano, facciamo attenzione perché qui molte volte la rete si rompe. Per uscire con l'uncinetto vado piano piano. Vedete che stenta quando prendiamo il filo, anche perché il filo non è proprio sottilissimo, quindi stenta a passare. Piano piano, ci vuole un po' di tempo. Continuo così fino in fondo. Arrivati nell'angolo andiamo a fare nello stesso angolo 2 maglie basse. E continuo così fino a chiudere il mio giro. Facciamo tutto il contorno. Se vi si rompe uno scacchettino di rete, andate a prendere, perché a me è successo parecchie volte, da qui cercate di agganciarvi
sul rovescio del lavoro in queste asoline del mezzo punto, quindi vi agganciate lì e vedrete che può andare, non si vede niente dal davanti. Quindi continuiamo a bordare tutte e tre le parti. Completati i due pannelli e il fondo, vi faccio vedere anche il rovescio, come sono un po' tutti i passaggi dei fili, i nodi che poi io ho bruciato con l'accendino e ho squagliato, così sono sicura. Poi tanto questa l'andremo a foderare. Passiamo ai laterali. Allora, i laterali, se avete magari fatto un altro taglio di rete, dovete restare, siccome poi li andremo a contornare sempre con la maglia bassa, quindi non sarà della stessa misura del fondo, ma un pochino più stretto. Sempre con l'uncinetto 2, perché lo voglio bello sostenuto, vado a mettere su 16 catenelle. Io considero anche il nodo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, più una per iniziare il lavoro. Faccio vedere che intanto uno l'ho fatto, quindi 16 catenelle più 1 e iniziamo nella seconda a lavorare a maglia bassa. Quindi catenella, voltiamo il lavoro e proseguo sempre con un giro di maglia bassa. Il laterale lo facciamo così, tutto a maglia bassa, e vado a fare i giri che ho fatto nell'altro laterale sono 50 giri. Poi dipende anche dal cordino che usate, logicamente dobbiamo ottenere l'altezza del pannello che abbiamo ricamato su rete. Quindi proseguo così con giri di andata e di ritorno fino ad arrivare a 50 giri. Poi vi dico anche le misure. Ho fatto 49 giri, vediamo che cosa è venuto di larghezza. Siamo a quasi 10 centimetri e di lunghezza, di altezza con il 50° giro siamo
a quasi 31 centimetri. Quindi inizio il 50°, che è già il mio contorno. Faccio il contorno perché secondo me viene più bello quando andiamo a cucire, perché qui abbiamo tutta la parte irregolare. Quindi arrivo in fondo, nell'angolo catenella e faccio un altro punto e giro il lavoro. A questo punto vado a prendere una maglia bassa per ogni giro che abbiamo fatto. Ognuna di queste righe è un giro che abbiamo fatto e quindi io lì considero che devo fare una maglia bassa. Continuiamo così il contorno e ci fermiamo qui, perché qua il giro l'abbiamo fatto. Quindi ho finito di fare il contorno, lascio un pochino di filo lungo perché mi servirà per cucire, così non mi vado a rifermare, e vediamo la misura finita. L'altezza 31 e la larghezza 11 centimetri. Mettiamo da parte i laterali che andremo a cucire alla fine e andiamo a cucire adesso i due pannelli con il fondo. Perché voglio ottenere un unico pannello che mi servirà per andare a ritagliare la fodera. Mi infilo nell'angolo del pannello, intanto io ho fermato il filo dietro e l'ho bruciato, e nell'angolo del fondo, e intanto fermo. Magari lo andiamo a tenere in questo modo. Ricordatevi che dove abbiamo fatto due giri di mezzo punto con il colore nero è il fondo, dove abbiamo lasciato più spazio è in alto.
quindi inizio a cucire dal diritto, do intanto un secondo passaggio nell'angolo, tiro bene, a questo punto piego e prendo tutta la maglia completamente, vi avvicino e così capite. Però qui potete cucire come volete, Io prendo tutte e due le maglie per formare una specie di cordoncino. Le maglie sono giuste perché abbiamo lo stesso numero sia nel pannello che nel fondo. Vedete che poi forma questo cordoncino. E continuo, arrivo fino in fondo e vado a cucire anche l'altro pannello. Qui. Adesso che abbiamo il pannello tutto intero, lo utilizziamo come misura per andare a ritagliare la nostra fodera, che applicheremo comunque alla fine. E appoggiamo sopra la stoffa e andiamo a ritagliare tutto intorno, lasciando circa 2 centimetri in abbondanza, perché ci servirà poi per fare l'orlo e per ripiegarlo all'interno. Quindi intanto la prepariamo, facciamo la stessa cosa sui laterali. Prima di foderare andiamo ad attaccare tutti gli accessori per poter completare la nostra borsa. In questo caso io ho preso questa fascia finale e quindi andrò a mettere questa, ma quassù in questa fascia potete completarla anche in modo diverso, tipo mettendo dei ponticelli . Infilate prima i ponticelli e poi dopo anche un manico di questo tipo di bambù può essere molto bello, oppure fate voi un manico all'uncinetto, vedete voi. Allora io vado
Questo prima di foderare, perché così tutte le cuciture, ci rimarrà tutto nascosto. Per cui posiziono la mia chiusura, lascio, allora dividete lo spazio esatto ai due lati, perché io ho una chiusura un pochino più stretta rispetto al pannello. Inizio a fare una cucitura avanti e indietro per ricoprire tutti i punti. Lascio, se avete una chiusura simile alla mia, qui dalle lettere ricamate 1, 2, 3 righe di mezzo punto. Non c'è bisogno che fermate la chiusura, perché tanto potete seguire la riga, ogni tanto la posizionate e quindi non potete sbagliare. Per cui vado la tengo, stenta un po', stringo bene, tiro bene il filo, vado nel punto successivo, e ritorno indietro. Vado in avanti, e torno indietro. E continuo così fino alla fine. Posizioniamo adesso la fodera, andiamo a puntare, mettiamo l'orlo all'interno, puntiamo con degli spilli, e andiamo con ago e filo da cucito a dare dei piccoli punti. Ricordatevi che tutta la parte della maglia bassa, tutta questa parte qui deve rimanere libera, perché poi qui ci andremo a cucire il laterale, quindi dobbiamo ripassarci con l'ago, per cui non possiamo arrivare con la fodera fino in cima.
A questo punto, con piccoli punti, prendiamo un po' di lavorazione e un punto sulla fodera e andiamo a cucire. Man mano che vado avanti tolgo gli spilli . E continuo a cucire per tutto il pannello. Andiamo a farlo anche sui laterali. Cucita la fodera, iniziamo con i marker a puntare i laterali. Qui non abbiamo lo stesso numero di maglie, nel pannello ne abbiamo di più, quindi non guardiamo le catenelle, ma andiamo a dividere, proprio a posizionare la misura, e mettiamo ogni tanto un marcapunti o degli spilli o delle mollette, quello che volete, e suddividete tutta la misura e posizionate il laterale. Fate così anche dall'altra parte e iniziamo a cucire. Qui potete cucire come volete. Tiro bene . Ed ecco la borsa finita. Vado a chiudere qui, ad agganciare
la chiusura la potete mettere più stretta o più larga. Vi dico anche le misure. Di larghezza abbiamo ottenuto 34 cm, di altezza vi considero con la mia chiusura logicamente di meno 34 e di profondità 12 cm, quindi bella capiente, molto capiente. Una shopper grande da utilizzare per tutti i giorni, ma bella poi anche da sera. Io spero di avervi fatto cosa gradita, che il tutorial vi sia piaciuto. Alcune di voi mi hanno richiesto di fare questo schema ricamato su rete Canvas, quindi spero di avervi accontentate ragazze. Fatemelo sapere nei commenti. Io intanto vi abbraccio e vi do appuntamento al mio prossimo tutorial.